Salve a tutti, io sono il maestro Randy Enrico e in questo video andrò a fare qualche approfondimento su una cosa molto importante che nel Tai Chi è molto importante, che però spesso non è considerata con l'importanza che merita, e cioè la posizione delle mani. Oggi andrò a parlare della posizione, diciamo, una fra le più comuni sicuramente di posizione delle mani, che è la posizione della mano aperta. La posizione della mano aperta. La posizione della mano aperta è questa. Devo mantenere il pollice che guarda leggermente l'indice, che guarda il mignolo, cioè, scusate, l'indice che guarda l'anulare, e il dito medio è il leader della mano ed è il pivot di tutte le rotazioni della mano. Questa posizione non devo usare forza né per tenerlo chiuso e nemmeno per tenerla aperta, ma devo stare, diciamo, nella posizione più naturale possibile. Ok? La mano è leggermente, il pollice stando vicino fa sì che la mano sia leggermente chiusa, sia leggermente abbia una leggera curvatura, in maniera che qui al centro del palmo della mano c'è un punto che è il corrispondente dello Yong Chuan, al centro del palmo del piede, che è un punto di agopuntura molto delicato e che quindi non va esposto in pratica, però neanche che la mano stia troppo chiusa, quindi leggermente. Questa posizione delle mani è molto importante per avere le giuste sensazioni quando faccio le forme, per esempio, mi dà la possibilità al mio Qi, alla mia energia, di arrivare su tutta la mano. Se la posizione della mano è corretta, sento proprio il calore che, per esempio, quando faccio Damien, il calore che si sposta in qua, e poi quando rilasso giù, in questo modo mi esce fuori dalla mano. Se io sto con la mano morbida così, non ho nessuna di queste sensazioni. Queste sensazioni sono sia importanti da un punto di vista marziale, perché, come dicevo, fa sì che l'energia arrivi su tutta la mano e non si fermi sul polso. La mano ovviamente è il terminale offensivo del corpo, quindi è uno dei terminali offensivi del corpo, quindi è molto importante che sia piena di energia e non che l'energia si fermi al polso. E inoltre anche da un punto di vista, diciamo così, della pratica per il benessere, perché così permette al mio Qi di fluire e ai miei tendini di appunto far sentire questo Qi che fluisce, sentire il calore che deriva da un movimento elastico dei tendini della mano, del polso, del braccio, dell'avambraccio, insomma. Con le dita controllo tutto quanto il braccio. Vi volevo provare a far vedere questo. Provate a farlo voi, su voi stessi, anche in questo momento. È un esercizio molto semplice, cioè io prendo, rilasso la mano e spingo con il pollice qui nell'avambraccio. Vedrete subito che se la mano è rilassata, le dita si chiudono. Le dita della mano si chiudono, perché facendo questo muovo i tendini. Qui ci sono i tendini delle dita che arrivano direttamente in collegamento con le dita, quindi se io spingo qui sento il tendine, perciò il movimento delle dita e la posizione delle dita è fondamentale per tutti questi tendini che partono praticamente da qui, dall'attaccatura del collo, scendono giù su tutto il braccio, e il movimento delle dita è fondamentale per quello, quindi è quello che mi dà la differenza fra far scorrere il Qi in questo movimento elastico dei tendini oppure non avere nessuna di queste sensazioni. Quindi questa posizione della mano aperta è una posizione fondamentale e si può vedere il livello di Tai Chi di una persona solamente guardando la sua mano. La mano aperta ha due stati.
come al solito, yin e yang. Quando sono, diciamo, in espansione e in radicamento, normalmente la mano è yang. Quando la mano è in movimento, normalmente è yin. Cioè, per esempio, qui, io vado, qui, per esempio l'Anzai, che anche questo è spiegato in un altro dei miei video, l'Anzai, vado, ecco qui, questa mano è yin. Quando vado qui, che sono in estensione e radicamento, la mano diventa yang. La posizione della mano è sempre la stessa, però diciamo che durante il movimento la mano deve stare abbastanza rilassata e si yangizza, diventa yang, quando c'è il radicamento e che è sempre legato a un'estensione. Il radicamento è sempre legato a un'estensione, non in una direzione sola, cioè non in là, ma anche in qua. Quindi anche questa mano qui sente lo stesso. Il radicamento è legato a un concetto di estensione in tutte le direzioni, come quando gonfi una palla. Tutti i tendini delle mani, del braccio. Se sto così, non ho niente di tutto questo. Posizione della mano aperta, molto importante. Grazie a tutti dell'ascolto e mi raccomando, non dimenticate di cliccare mi piace e di iscrivervi al canale YouTube dell'associazione Dao De Jing. Chi volesse maggiori informazioni su di me, sulla mia associazione Dao De Jing e sui corsi che io faccio a Imola in presenza, oppure anche avere dei corsi privati online, può visitare il sito www.associazionedaodejing.it. Grazie.